Apparentemente sono due mondi diversi. Il rugby è lo sport di squadra, il ciclismo, per quanto disputato insomma, da squadre, è uno sport individuale. Sulla bicicletta ci sei tu da solo. Il rugby nel rugby una squadra vince, nel ciclismo uno solo vince. Poi a ben vedere nessuno perde nel ciclismo e nel rugby sì. Nel rugby esiste il pareggio, nel ciclismo no, non esiste il pareggio. O eccezionalmente c'è stata una Parigi-Roubaix che fu assegnata a due corridori e uno era il fratello di Fausto Coppi, Serse Coppi, l'unica sua grande vittoria. Però poi ci sono similitudini nella socialità, perché sono due sport sociali e socievoli, e poi c'è una similitudine per chi vede e segue e vive e ama questi sport da giornalista nelle storie, perché sono storie di uomini e sono storie di donne e delle loro avventure, e sia il ciclismo in un modo forse più teatrale e sia il rugby in un modo più fisico, forse, hanno meravigliose storie da raccontare. La differenza sostanziale è che nel ciclismo tu sei da solo, è proprio uno sport, uno degli sport individualisti per eccellenza. Benché ci sia la squadra, ci può essere il gregario, ci può essere tutto quello che vuoi, ma se tu non ne hai non vai, cioè proprio non ce n'è. Il rugby è l'antitesi, perché tu da solo fondamentalmente se vuoi essere il più bravo del mondo ma non vincerai mai una partita se non hai una squadra di supporto. E quindi sì, la fatica degli allenamenti, la fatica di raggiungere l'obiettivo che hai, perché ti richiedono allenamenti molto duri, molto pesanti e molto lunghi, cioè nel ciclismo arrivi a fare anche 7-8 ore di allenamento, perché quando devi fare delle corse di 200 km tu non puoi arrivare che hai 180 km nelle gambe, ne devi avere 250 se vuoi essere performante. Nel rugby non è così, però ti devi impegnare tanto, perché devi fare, se non ti bastano 10 passaggi al giorno allenamento, facciamo un esempio stupido, per imparare, ne devi fare 1000 in una settimana e lo devi fare per tutta la vita, perché tanto vediamo che quella palla ovale è bellissima ma è bastarda, non sai mai dove vai, non sai mai come reagisci, non sai mai cosa ti può nascondere, quindi ti devi sempre allenare tantissimo. Io gioco apertura e ho il numero 10 dietro le spalle, sono la persona, diciamo il giocatore che decide bene o male il gioco della squadra, ma soprattutto dei tre quarti, che sono i giocatori, diciamo quelli che stanno al di fuori della mischia. Parliamo da gioco fermo. Ovviamente è complicato da capire probabilmente per chi non conosce il rugby, però bene o male sono una sorta di regista del gioco. Sono appassionato perché il mio territorio mi ha imposto di esserlo, essendo di Rovigo non puoi crescere se non con una palla ovale in mano o vicina. È una città sicuramente particolare, per cui viene abbastanza semplice per noi essere legati a questo sport. Da noi è cultura, come spero lo potrà essere per tante altre città in giro per l'Italia. È un mondo molto diverso, perché si è abituati come giocatori a pensare al pallone, a vedere anche molte volte gli errori degli arbitri. Quando poi ti trovi dall'altra parte a dover fischiare, capisci che molte polemiche magari fatte potevi evitarle, perché appunto non è per niente semplice, anzi molto complicato riuscire a vedere, riuscire ad arbitrare bene. Io
penso che non ci siano preoccupazioni dal punto di vista sanitario, perché il numero di incidenti che avvengono nel rugby sono paragonabili a quelli che avvengono nei campi da calcio, tanto più nei bambini che pesano poco. È importantissimo farli giocare a rugby perché oltre a essere completo dal punto di vista dell'atleticità, permette di educare al rispetto delle regole e al rispetto dell'avversario i propri figli. Marco Pastonesi, giornalista e scrittore. Fogli Marco e attualmente sono allenatore dell'Under 16 di Ravenna. Ciao, sono Andrea Bottone e gioco apertura. Andrea Trombini, appassionato di rugby. Mi chiamo Lorenzo Negro, sono di Modena, arbitro da 3 anni e prima ho giocato nelle giovanili del Modena Rugby. Sono Daniele Barbaro e sono il medico di gara.